Ciao ragazzi, bentornati. Sono Valentina e in questo video vi parlerò di inchiostrazione digitale. Piccola premessa, siccome sul gruppo Facebook Manga Workshop alcuni di voi hanno richiesto dei consigli sulle tavolette grafiche, all'inizio di questo video vi farò una breve introduzione sui dispositivi per inchiostrare in digitale. Non sarà una guida dettagliata, sarà più che altro un'infarinatura per farvi capire le differenze sulle diverse tipologie di dispositivi che esistono per svolgere questo tipo di lavoro e darvi un minimo un'idea nel caso in cui siate al primo acquisto e non sappiate bene come agire. Seconda premessa, io nel tutorial utilizzerò Clip Studio Paint, che è appunto un programma digitale per manga. Se non avete Clip Studio Paint potete scaricare una licenza di prova gratuita sempre dal sito di Clip Studio che vi dà la possibilità di utilizzarlo per 3 mesi, altrimenti se non avete quello a disposizione potete tranquillamente utilizzare Photoshop o Paint Tool SAI, che sono leggermente diversi da Clip Studio ma che comunque hanno più o meno la stessa interfaccia comandi, non troppo diversa, quindi utilizzate gli stessi strumenti ma su programma diverso, in poche parole. Vi ricordo alla fine del video che potete utilizzare le stesse line art che ho usato io per esercitarvi, oppure potete svolgere una vostra line art e provare ad inchiostrarla, e potete postare i lavori sul gruppo Facebook fino alle 18:30 per avere le nostre correzioni. Dopodiché, a partire dalle 18:30 ci sarà la live con i consigli finali e con le risposte alle vostre domande. Vi aspettiamo in live numerosi. Perfetto, cominciamo con il video. Partiamo quindi da un rapido discorso sulle tavolette grafiche. Purtroppo non ho molto tempo a disposizione, quindi non vi descriverò i singoli prodotti nel dettaglio. Molto semplicemente cercherò di introdurvi 4 principali marche, che sono le più conosciute, e di spiegarvi le differenze che possono esserci tra queste marche. Ma prima di tutto andiamo a vedere come posso esplorare il sito di una qualsiasi marca per andare a trovare qual è il prodotto a me più congeniale. Parto dal sito Wacom. Ad esempio qui se vado nella sezione prodotti vedete che trovo diverse tipologie di tavoletta grafica perché appunto non esiste una sola tipologia, ne esistono diverse. Per capire meglio però le caratteristiche della singola tavoletta e quindi capire qual è quella che preferite, provate ad entrare direttamente nella sezione di vostro interesse. Io per esempio entro nei display interattivi. Vedete che potete andare a esplorare ogni singolo modello. Qui se scorrete verso il basso avete elencate una serie di caratteristiche riassuntive in maniera semplificata della vostra tavoletta e poi avete le specifiche tecniche. Questa è la sezione da consultare per capire veramente quali sono appunto le specifiche di ogni tavoletta. Quindi non solo le dimensioni, il tipo di prodotto, il peso, eccetera, ma anche l'angolo di visualizzazione, il rapporto di formato, i colori visualizzabili, il rapporto di contrasto, la luminosità, la velocità di risposta, insomma tutte le caratteristiche comportamentali della tavoletta, ma anche le funzionalità, quindi multitouch, la penna, i livelli di pressione della penna, la gamma delle inclinazioni, il riconoscimento dell'inclinazione, eccetera. Ma soprattutto forse cosa più importante da guardare sono connessione con PC e Mac, cioè quindi le caratteristiche di compatibilità e connettività. Nello specifico, scusate, potete andare a vedere anche i requisiti di sistema, che sono quelli che vi fanno capire la compatibilità col sistema operativo che usate, ma soprattutto andate anche a vedere se per caso la tavoletta include già la garanzia nell'acquisto. Questo perché non è detto che tutte le tavolette abbiano questa cosa inclusa e garantita, però la garanzia vi avvantaggia nel momento in cui avete bisogno di riparazione e di supporto tecnico, quindi è un'altra variabile di cui è importante tenere conto. Bene, come avete visto qui, la stessa cosa posso andare a farla in altri siti, cioè quindi posso andare a farla anche su Uion o su XP-Pen o su Gaomon. Quali sono però le principali differenze tra una marca e l'altra? Ma molto semplicemente sono differenze di prezzo, nel senso che Wacom è quella un po' più costosa, ma è anche quella che vi offre una più ampia gamma di prodotti perché è un po' la prima che è nata sul mercato, è un po' la madre di tutte le tavolette. Huion è la sua principale concorrente, perché? Perché anche lei, oltre a Pen Tablet e Pen Display, vi offre almeno un modello di pen computer con cui potete lavorare.
quindi diciamo quasi stessa qualità dei prodotti, praticamente la stessa, ad un prezzo leggermente inferiore. Mentre XP Pen e Gaomon sono sempre disponibili a prezzi leggermente inferiori rispetto a queste prime due. Qui però non avete a disposizione in teoria i pen computer, infatti se vedete ci sono solo i display o i tablet. Stessa cosa vale per Gaomon, cioè quindi anche qui ho pen tablet e pen display, però non ho i pen computer. Quindi dipende anche un po' dal tipo di prodotto che andate a cercare. Però con questo discorso cosa voglio farvi capire? Che non c'è in realtà una vera e propria tavoletta ideale da cui partire. Dovete essere voi a capirlo come? Cercando di capire prima di tutto il sistema operativo che utilizzate e il computer che utilizzate. Capitene bene le caratteristiche, perché così andando a guardare quelle della tavoletta potete capire qual è quella che è migliore, quella in cui è migliore la compatibilità e la connettività con il vostro computer. Questo vi garantisce che computer e tavoletta lavorino alle stesse prestazioni, che quindi non entrino in conflitto l'uno con l'altro. Per il resto, ripeto, vi consiglio tranquillamente di partire da un pen display o da un pen tablet e poi eventualmente di orientarvi su meccanismi più complessi come ad esempio un pen computer. Ok, fatta la nostra rapida carrellata sulle tavolette grafiche, andiamo adesso a vedere come utilizzare Clip Studio Paint per inchiostrare, quindi vado ad aprire il programma. Vedete che ho scaricato qui la versione di prova per farvi vedere quello che vi dicevo sulla licenza di prova gratuita. Qui avete questo tastino con scritto First Time Users up to 3 months free, che vi consente di estendere la vostra licenza di prova gratuita fino a 3 mesi. Cosa molto comoda perché in realtà potete provare entrambe le versioni del programma. Vedete che ho a disposizione la X o la Pro, a seconda di quello che clicco posso scegliere cosa provare. Diciamo che fondamentalmente la Pro ha qualche funzionalità in meno per il manga, mentre la X dovrebbe essere più completa per il manga. Però, insomma, questo lo potete esplorare anche dal sito cercando di capire le diverse caratteristiche delle due versioni del programma. Io aprirò la X. Vedete che mi crea già un foglio di per sé di base di default, ma io voglio farvi vedere nel caso in cui vogliate creare un nuovo progetto come fare ad impostare un foglio. Quindi andiamo in File, selezioniamo Nuovo e vedete che ci apre questa interfaccia di comando dove abbiamo una serie di setting che possiamo impostare a nostro piacimento. Prima cosa da capire è il tipo di lavoro che vogliamo svolgere, quindi avete diverse opzioni. Avete il foglio di illustrazione, il foglio da manga, la versione per l'impaginazione e un'altra serie di opzioni tra cui anche il video, ma a noi non interessano. A noi principalmente interessa adesso il foglio da illustrazione, tanto comunque stiamo semplicemente inchiostrando un'illustrazione su carta. Come vedete ho i preset, quindi ho le misure presettate dei fogli. Noi teniamo custom perché tanto quello che ci interessa è di lavorare sulla 4 che qui è già settato, però vedete che ho anche altre dimensioni di foglio preimpostate se voglio. Avete la possibilità di settare l'unità di misura con cui lavorare, quindi se preferite i pixel potete sempre settare i pixel, se invece avete necessità di lavorare in centimetri potete tenere i centimetri. Qui avete la risoluzione che importante da settare. Di solito il programma di base vi mette 72 dpi, 72 è un po' basso, io partirei da 300 che è buono per un'illustrazione. E poi abbiamo anche i setting di espressione del colore, quindi se vedete qui posso andare a settare colore grigio oppure monochrome. A noi non interessa il colore perché tanto adesso non andremo a colorare, andremo semplicemente ad inchiostrare, per cui va benissimo la modalità monochrome che lavora sostanzialmente solo in bianco e nero, quindi su un canale binario. Poi qui posso settare il colore della carta, ma a noi non interessa al momento. E ho queste due freccette, a che cosa servono? Praticamente servono a cambiare la direzione del foglio su cui sto lavorando. Quindi proviamo a settarlo così. Io adesso ho apposta settato il foglio erroneamente in orizzontale per farvi vedere che se per caso sbagliate a impostare i setting non è finita lì, potete andare tranquillamente in Edit, anziché rifare un foglio nuovo, e da Edit in Canvas Properties andare tranquillamente a modificare qualsiasi opzione abbiate impostato, quindi qui io posso semplicemente ruotare il foglio ed ecco che ho ruotato il foglio. Se vedete qui in basso ho sia un dispositivo di rotazione che un dispositivo zoom, quindi qui posso zoomare
a mio piacimento. Bene, ora che vi ho spiegato come potete impostare un foglio, andiamo a vedere gli strumenti che andremo ad utilizzare nel tutorial di oggi. Partiamo dall'estrema sinistra del nostro schermo. Vedete che abbiamo un menu tendina a nastro che riporta diversi strumenti. A noi non interessa vederli tutti, a noi interessa lo strumento penna perché è quello che useremo per inchiostrare, quindi andiamo ad aprire lo strumento penna. Vedete che nel momento in cui lo apro, sulla destra, immediatamente di fianco, mi si aprono altri due menu. Uno è il menu dei subtool pen, cioè quindi dei sottostrumenti penna. Cosa sono? Praticamente è come se avessi qui una scatola con dei pennini che hanno tutti delle caratteristiche diverse, un po' come i pennini nella realtà. Quindi ogni pennino ha di base delle caratteristiche che lo differenzia dagli altri. Io posso andare ad agire sulle caratteristiche del singolo pennino, come nel menu che sta immediatamente sotto, il menu Tool Property. Vedete che in questo caso ho selezionato il G Pen e il menu Tool Property si riferisce al G Pen. Se io seleziono il Mapping Pen, il Tool Property si riferirà al Mapping Pen, quindi vado a modificare quello specifico pennino. Cosa posso modificare? Posso modificare la taglia del pennino, quindi la sua dimensione, l'opacità del tratto, che diventerà più o meno opaco, l'anti-aliasing e la stabilizzazione. Prestate però molta attenzione alla funzione anti-aliasing perché è molto importante. Io vi ho fatto partire da un documento in monochrome. Attenzione però, nel documento in monochrome, come vedete, la funzione anti-aliasing è disabilitata e non può essere abilitata. Quindi in realtà nel momento in cui andate a lavorare su una line art è comodo averla attiva perché vi evita la pixelatura della linea. Quindi anti-aliasing è appunto non pixelatura della linea. Perciò cosa devo andare a fare per fare in modo che sia attiva? Devo andare sulla destra del mio schermo dove ho questi altri menu. Nel menu Layer Property posso settare il metodo colore di ogni singolo livello. Da qui vi conviene modificare e passare o a gray o a color. Infatti vedete che se passo a gray, per esempio, l'anti-aliasing è finalmente attivo. Quindi mi raccomando, questo è importante perché nel momento in cui vado a disegnare una line art può essere che succeda che io sbagli ad impostare il formato DPI del documento e setti magari un DPI troppo basso. E nel momento in cui io cerco di andare a modificare la line art già tracciata, cambiando i DPI in un numero maggiore, rischio di vedere i pixel. Quindi attenzione, lavorate sempre con l'anti-aliasing attivo. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Subito sotto al menu Layer Property che abbiamo appena visto, avete il menu Layer. Questo è un altro menu importantissimo perché sarà quello che principalmente vi aiuterà a lavorare. Cosa sono i layer? Praticamente sono come dei fogli sovrapposti l'uno all'altro, quindi quello che sta sopra sarà quello che vedo per primo e tutti gli altri dietro a coprire. Quindi per farvi un esempio genero un nuovo layer, vedete che con questo tasto posso generare un nuovo raster layer e provo a farvi vedere cosa intendo. Praticamente vedete che se io vado a tracciare su questo layer, vedo questa linea, se mi sposto sul layer sopra, cambiamolo e mettiamolo in colore così posso scegliere un colore diverso. Ad esempio prendiamo il rosso e vado a tracciare. Vado a zoomare un attimo. Vedete che il rosso sta sopra al nero, quindi hanno una gerarchia. Il livello che sta sopra sarà quello che vedo per primo, quello che sta sotto sarà quello che viene nascosto da quello sopra. Se io vado a spegnere i singoli livelli, vedete che posso vederli singolarmente, quindi con il tastino dell'occhietto posso vedere singolarmente i miei livelli. Questo mi serve perché nel momento in cui io dovessi tracciare sopra al livello della line art andrei a intaccare il livello della line art. Se invece faccio un altro livello che dedico agli inchiostri, il livello della line art rimane salvo, quindi rimane intatto e rimane solo una linea guida e il livello degli inchiostri diventa poi la mia inchiostrazione finita. Comodo perché così se voglio andare a modificare l'uno senza intaccare l'altro posso tranquillamente farlo. Facciamolo con la gomma, vado a prendere la gomma, vedete che sono sul livello sopra. Se io vado a cancellare il rosso, ma passo anche sopra il nero, non cancello il nero.
Quindi importante, la prima cosa da fare quando lavorate è impostare un livello di line art e un livello di inchiostrazione. Ma adesso andremo a vederlo più nello specifico prendendo la nostra line art di partenza. Bene, quindi ora che abbiamo visto anche le specifiche sui livelli, possiamo andare ad inchiostrare una line art vera e propria. Se volessi potrei disegnare quindi una line art su un livello specifico e poi crearmi un livello per l'inchiostrazione per procedere. Non starò qui a creare una line art dato che ne ho una già pronta che vorrei inchiostrare, quindi vado a recuperarla nei file. Vedete, seleziono il file di interesse con il tasto destro del mouse e seleziono Apri con. In questo modo, selezionando Clip Studio Paint, posso aprire la line art direttamente nel programma, quindi il programma mi genera già un file con un livello su cui ho la mia line art di base. Ci tengo a specificare che questa line art non è mia, è stata prodotta da Matilde della Morte ed è una line art shoujo. A me particolarmente piace lo stile shoujo, quindi ho scelto di inchiostrare proprio questa. Andiamo quindi come prima cosa a creare un nuovo livello. Creerò un livello vettoriale per fare in modo appunto di inchiostrare in vettoriale, perché come abbiamo detto prima questo mi dà la possibilità di migliorare ancora di più le prestazioni dell'anti-aliasing. Mi assicuro che il livello sia appunto in modalità color e a questo punto posso partire ad inchiostrare. Per prima cosa vado a zoomare sulla line art per posizionarmi nel punto da cui voglio partire. Ovviamente andate pure a ruotare il foglio come preferite per rendere più facile alla vostra mano i movimenti. Nel momento in cui andate ad inchiostrare, i consigli che vi do sono gli stessi che vi sono stati dati per quanto riguarda l'inchiostrazione manuale, cioè cercate di ruotare sempre il foglio in modo che la mano sia comoda nel tracciare le linee. Cercate di fare in modo che il movimento sia fluido e il più possibile omogeneo nel momento in cui andate a tracciare e mi raccomando state molto attenti alla modulazione dello spessore della linea, che è la parte più importante dell'inchiostrazione, quella che la rende più vera, più tridimensionale. Cosa intendo per linee il più possibile omogenee e continue? Cercate di fare in modo di non creare biforcazioni delle linee, di tenere un tratto abbastanza pulito. Seguite la modulazione che già la line art ha di base, ma soprattutto se riuscite prima di partire a inchiostrare sulla line art magari fate qualche esercizio di riscaldamento esattamente come quelli che avete visto nel tutorial su inchiostrazione manuale. Abbiamo quindi concluso l'inchiostrazione della nostra line art. Ribadisco come detto all'inizio, ricordatevi sempre di lavorare su 2 layer diversi, quindi di tenere la line art in matita azzurra su un livello sottostante e di lavorare su un livello vettoriale che porrete sopra quello della line art in matita azzurra, in modo da tenere l'inchiostrazione separata dalla line art originale e preservare la line art originale per eventuali altri lavori. Come vedete vado a spegnervi il livello vettoriale su cui sta l'inchiostro e vedete che la line art non è assolutamente intaccata. Se accendo l'inchiostro potete vedere che sta su un livello completamente separato e a parte. Per farvi vedere ancora meglio il confronto tra le due, vi sposto leggermente la line art di base in matita azzurra. Vedete che io ho cercato di seguire alla lettera la modulazione del tratto, che era fatta già molto bene, che è una cosa che consiglio anche a voi. Cercate di prendere spunto da questa modulazione del tratto per imparare a modulare il tratto in digitale. Il workshop di oggi si conclude qui, ma io vi invito come sempre a postare i vostri lavori sul gruppo Facebook a partire dalle 4:30 e poi vi invito a partecipare alle 6:30 alla live per i consigli finali.